I Cavalieri Templari, ufficialmente poveri commilitoni di Cristo e del Tempio di Salomone o di Gerusalemme, furono uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani medievali. La nascita dell'ordine si colloca nella Terra Santa al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche, scoppiate dopo la prima crociata indetta nel 1096. In quell'epoca, le strade della Terra Santa erano percorse da pellegrini provenienti da tutta Europa, che venivano spesso assaliti e depredati. Per difendere i luoghi santi e i pellegrini, nacquero diversi ordini religiosi. Intorno al 1119, un gruppo di cavalieri decise di fondare il nucleo originario dell'ordine templare, dopo essersi staccato dall'obbedienza al priore dei canonici regolari del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dandosi il compito di assicurare l'incolumità dei numerosi pellegrini europei che continuavano a visitare Gerusalemme. L'ordine venne ufficializzato nel 1129, assumendo una regola monastica con l'appoggio di Bernardo di Chiaravalle. Il doppio ruolo di monaci e combattenti, che contraddistinse l'ordine templare negli anni della sua maturità, suscitò naturalmente perplessità in ambito cristiano. L'ordine templare si dedicò nel corso del tempo anche ad attività agricole, creando un grande sistema produttivo e ad attività finanziarie, gestendo i beni dei pellegrini e arrivando a costituire il più avanzato e capillare sistema bancario dell'epoca. Cresciuto nei secoli in potere e ricchezza, l'ordine si inimicò il re di Francia Filippo il Bello e andò incontro, attraverso un drammatico processo iniziato nel 1307, alla dissoluzione definitiva nel 1312, a seguito della bolla Vox in excelso di Papa Clemente V, che sospese l'ordine in via amministrativa. Le recenti ricerche storiche hanno rivelato in maniera inequivocabile che il Papa Clemente V in realtà, così facendo, decise di non decidere. Non voleva creare un nuovo scisma con la corona francese come minacciato da Filippo il Bello, così, per evitarlo, sospese l'ordine del Tempio senza condannarlo. Nell'immaginario popolare la figura dei Templari rimane controversa, a causa delle tante leggende nate tra il XVIII e il XIX secolo che parlano di strani riti e di un legame con la massoneria, nata circa 400 anni dopo la sospensione dell'ordine. In realtà queste leggende sono frutto dell'immaginario collettivo dei movimenti culturali dell'illuminismo, del romanticismo e della massoneria, che per attaccare la Chiesa cattolica hanno dipinto l'ordine dei Templari in maniera così fosca, senza aver condotto degli accurati studi storici. In epoca recente, tutti questi falsi miti sono stati sconfessati dagli atti del processo, che sono stati studiati a fondo e hanno rivelato che in realtà le accuse erano montate ad hoc sulla base di confessioni estorte con la tortura dall'Inquisizione francese, che a sua volta era stata manipolata da Guglielmo di Nogaret, guardasigilli di Filippo il Bello, per permettere al re di impossessarsi degli ingenti averi appartenenti all'ordine del Tempio e per sanare l'enorme debito contratto dal re di Francia nei confronti dell'ordine stesso. Infatti, la legge canonica del tempo prevedeva che chi veniva accusato di eresia perdesse tutti i crediti contratti e tutti i propri averi. Il 27 novembre 1095, Papa Urbano II, nel corso del 10° giorno del Concilio di Clermont, tenne un discorso in cui fece un appello ai presenti perché si recassero in Terra Santa a riconquistare Gerusalemme, a quel tempo in mano ai turchi selgiuchidi. Il Papa ricordò ai presenti di come i pellegrini cristiani in viaggio verso Gerusalemme fossero regolarmente vittime di atrocità e persino di omicidi, e come l'imperatore di Costantinopoli, Alessio I Comneno, avesse chiesto il loro aiuto per fermare l'espansione dei turchi. L'appello del Papa non rimase inascoltato e in poco tempo una spedizione di cavalieri, anticipata da altre spontanee, prese la via verso l'Oriente per quella che passerà alla storia come la prima crociata. Grazie alle indubbie capacità guerriere dei crociati e al momento di difficoltà del mondo musulmano lacerato dalle divisioni interne, l'impresa si concluse con il successo dei cristiani quando il 15 luglio 1099
le truppe di Goffredo di Buglione presero Gerusalemme dopo oltre un mese di assedio. Oltre alla conquista della città santa, i cristiani dettero vita ai primi 4 stati crociati dove si insediarono: la contea di Edessa, il principato di Antiochia, il regno di Gerusalemme e la contea di Tripoli. Una volta conquistata Gerusalemme, molti crociati, considerato concluso il loro obbligo di pellegrinaggio, fecero ritorno in patria, mentre a coloro che decisero di rimanere in Terra Santa si presentò fin da subito il problema di come difendere i luoghi santi e come assicurare la protezione alle migliaia di pellegrini che giungevano da tutta Europa. Per far fronte a ciò nacquero dei gruppi spontanei di cavalieri che fecero voto di essere crociati permanenti, di fare vita comune e di spendere le proprie energie per difendere i luoghi santi conquistati. Da questi primi gruppi nacquero così diversi ordini religiosi che si prefissero l'obiettivo di garantire l'incolumità dei devoti. Il primo fu l'Ordine dei Canonici Regolari del Santo Sepolcro di Gerusalemme, fondato nel 1099 da Goffredo di Buglione. Subito dopo vennero a costituirsi quello di San Giovanni dell'Ospedale e quello del Tempio che, secondo teorie non da tutti accettate, risalirebbe agli anni 1119-1120. Hugues de Pin, futuro fondatore e primo maestro dell'Ordine del Tempio, venne per la prima volta in Terra Santa nel 1104 per accompagnare il conte Ugo di Champagne, quindi in pellegrinaggio. Ritornato nel 1107, decise di stabilirsi nel 1114 e insieme al compagno d'armi Goffredo di Saint-Omer e ad alcuni altri cavalieri organizzò il nucleo originario dell'Ordine Templare, dandosi il compito di assicurare l'incolumità dei numerosi pellegrini europei che continuavano a visitare la città santa. Solo a partire dal 1125 l'ambiente religioso europeo e i governanti di Gerusalemme si resero conto della loro potenzialità bellica, tanto che numerosi uomini, tra cui il conte Ugo di Champagne e addirittura donne, accorsero in Terra Santa per combattere tra le file dei cavalieri. Tra il 1127 e il 1129 il maestro Hugues de Pin si recò nel continente europeo per raccogliere adesioni, donazioni, denaro a sostegno della loro causa. Uno dei problemi che affliggeva l'iniziativa dei cavalieri era conciliare la lotta armata con la dottrina della Chiesa, che predicava tutt'altro. Infatti a quel tempo, e soprattutto a seguito della riforma dell'XI secolo, che aveva portato ad una sostanziale moralizzazione della Chiesa, la cavalleria e le attività d'armi erano considerate illecite per il clero. Il maestro Hugues trovò il sostegno di cui aveva bisogno in una delle personalità più in vista e autorevoli della Chiesa, il monaco cistercense Bernardo di Chiaravalle. Il grande teologo teorizzò il malicidio per giustificare le attività degli ordini dei monaci guerrieri e si offrì di contribuire alla stesura della prima regola dei Templari. Quando la contea di Edessa cadde nelle mani dei musulmani guidati da Imad al-Din Zanghi, lo stesso Bernardo di Chiaravalle indisse nel 1147 la seconda crociata, nel tentativo di riprendere la città ora in mano turca. La spedizione venne condotta da Luigi VII di Francia e dall'imperatore Corrado III di Svevia. Nell'estate dello stesso anno i Templari guidati da Everard de Bar, loro precettore in Francia, si dimostrarono decisivi nel riportare all'ordine l'esercito del re francese, che in seguito a numerose imboscate turche nei pressi del monte Onaz era finito allo sbaraglio e rischiava di essere massacrato dalle frecce turche. Dopo aver riportato la disciplina nei ranghi dell'esercito francese, alcuni gruppi di soldati guidati ciascuno da un templare riuscirono prima a proteggersi dalle frecce creando colonne protette da scudi triangolari ai fianchi, poi a infliggere pesanti perdite ai turchi nel corso di diverse sortite, fino a raggiungere la salvezza nel porto di Antalya, da cui poi l'esercito si imbarcherà per Antiochia. Un assedio a Damasco nel 1148, in cui partecipò anche un gruppo di templari guidati dal maestro Robert de Cron, ebbe un secondo insuccesso e pose praticamente fine all'avventura di Luigi VII e Corrado III. Terminata così la seconda crociata, negli anni seguenti i templari evolsero in un corpo combattente a tutti gli effetti. Protessero le forze crociate in rotta dopo la sconfitta di Cadmos del 1148 e di Nab nel 1149 ed entrarono a Gaza nel 1149.
Contemporaneamente si andava consolidando una fitta rete di castelli e di guarnigioni a loro affidata. Nel frattempo re Baldovino, deciso a riscattare il fallimento dell'assedio di Damasco, decise di sferrare un attacco ad Ascalona. Il maestro dell'ordine, Bernard de Tremblay, appoggiò l'iniziativa del re e il 16 agosto 1153 l'assedio della città ebbe inizio. Il combattimento si risolse in un massacro per i Templari, che entrati in città a seguito del maestro, vennero tutti uccisi dai difensori egiziani. Nonostante tutto ciò, Ascalona cadde il 22 agosto 1153 e i cavalieri templari elessero un nuovo maestro nella persona di André de Montbard, che accettò la carica per contrastare l'elezione di un altro cavaliere, Guglielmo II di Chanalei, figlio di Guglielmo I, uno degli eroi della prima crociata, favorito del re Luigi VII di Francia, e che avrebbe permesso alla corona di Francia di controllare l'ordine. Il 25 novembre 1177 venne combattuta la battaglia di Montgisard, vicino a Ramla, una delle prime del sedicenne giovane re di Gerusalemme Baldovino IV. Le truppe del re vennero rinforzate da un centinaio di templari provenienti da Gaza a marce forzate. Questa alleanza di forze riuscì ad avere la meglio sull'esercito di Saladino. La comparsa di Salah al-Din, il Saladino, capace di dare maggiore coordinamento alle forze musulmane locali, cambiò lo scenario della regione, portando quasi alla dissoluzione dei regni crociati. Dopo la morte del re Baldovino V di Gerusalemme, Guido di Lusignano ascese al trono della città santa grazie al matrimonio con Sibilla d'Angiò, sorella del re Baldovino IV. Su consiglio dei Templari e degli Ospitalieri, Guido si mosse con l'esercito per attaccare i musulmani. Poiché il clima era particolarmente arido e l'unica zona ove i crociati potevano rifornirsi d'acqua era ad Hattin, vicino a Tiberiade, il re condusse le sue truppe in questa direzione. Il 4 luglio 1187 Saladino circondò i cristiani nel corso della battaglia di Hattin, facendo prigioniero quasi l'intero esercito di circa 15.000 uomini, così come lo stesso re. Saladino fece giustiziare tutti i templari catturati per via del fatto che, secondo la regola di San Bernardo, non potevano godere del diritto di riscatto, così come avvenne per gli ospitalieri. Solo il maestro dei templari, Gérard de Ridford, venne risparmiato, il quale, in cambio della vita, utilizzò la sua autorità per far arrendere alcune città crociate, spianando la strada ai musulmani per la presa di Gerusalemme. Così, dopo aver conquistato altre città cristiane, il 2 ottobre Saladino fece il suo ingresso trionfale a Gerusalemme, che nel frattempo si era anch'essa arresa al condottiero curdo. Nel tentativo di riconquistare Gerusalemme e di contrastare i successi del Saladino, fu indetta da Papa Gregorio VIII nel 1187 una terza crociata, denominata Crociata dei Re, in quanto vide la partecipazione di Federico Barbarossa, che tuttavia non giunse mai in Terra Santa poiché morì durante il viaggio, Filippo II Augusto re di Francia e Riccardo Cuor di Leone re di Inghilterra. Nel 1191 i Templari si stabilirono ad Acri, riconquistata da re Riccardo, e nel settembre dello stesso anno, insieme agli Ospitalieri, contribuirono in modo decisivo alla battaglia di Arsuf, dove il Saladino fu sconfitto e con lui il mito della sua invincibilità. Nel 1192 i Templari acquistarono l'isola di Cipro che, a seguito di una sanguinosa rivolta, a loro volta vendettero a Guido di Lusignano, dove fondò un regno. Quella che solitamente viene individuata come la quinta crociata ebbe come obiettivo della spedizione l'Egitto. I vari corpi di spedizione raggiunsero Damietta nel 1218. Il tentativo di conquistare la città vide coinvolti i Templari, ma la situazione strategica e tattica fu talmente sfavorevole che nel 1221 l'esercito cristiano rinunciò all'impresa. I Templari, che pure persero il maestro nei combattimenti, tennero una condotta non sempre limpida e si attirarono ostilità e polemiche che sarebbero riemerse per secoli. Nel 1225 l'imperatore Federico II decise di recarsi in Terra Santa per riconquistare Gerusalemme. L'evento, usualmente indicato come Sesta Crociata, fu condotto sul campo diplomatico e ottenne realmente la riconquista pacifica della città santa.
Federico si autonominò re. Con la sola eccezione della corte imperiale, l'intera vicenda suscitò un'ostilità generale, sia in campo islamico sia in campo cristiano. Si creò un conflitto insanabile fra l'imperatore e i Templari, che avevano perso, oltre al ruolo ormai consolidato sui campi di battaglia, anche i diritti sui locali del Tempio, a causa degli accordi stipulati dall'imperatore. In più, Federico II contribuì alla diffusione in patria di voci su presunte amicizie tra i Templari e i musulmani, al fine di screditarli ulteriormente agli occhi dei cristiani. Nel 1244 l'impazienza di alcuni comandanti cristiani condusse il grosso delle forze crociate in un tragico scontro con forze islamiche inferiori per numero e per organizzazione, ad al-Harbiya. Nonostante il vantaggio numerico dei crociati, la loro sconfitta fu totale. Dei 300 cavalieri templari riuscirono a salvarsi solo una trentina di uomini. I vantaggi ottenuti durante anni di diplomazia, accortamente gestiti dagli ordini religiosi cavallereschi e dai templari in particolare, furono azzerati, riconducendo i cristiani del Medio Oriente in uno stato di profonda crisi. Una successiva serie di spedizioni in Terra Santa, sotto la guida di Luigi IX di Francia, ebbe inizio nel 1249. Gli storici usano distinguere due episodi diversi, indicandoli come settima e ottava crociata. Le navi cristiane si diressero verso l'Egitto e Damietta, ancora in mani islamiche, fu rapidamente riconquistata. Sull'onda di questa vittoria, nel 1250 i franchi non seguirono i consigli dei Templari, ma si gettarono sulla città di Mansura, senza le necessarie precauzioni. Il disastro fu totale. Dei 290 cavalieri templari che avevano partecipato al combattimento, pur avendo ripetutamente cercato di dissuadere i comandanti franchi, se ne salvarono solo 5. Ma la tragedia continuò. In fase di ritirata i soldati cristiani furono attaccati e decimati. Tra i molti prigionieri si contò anche lo stesso re Luigi. Nel 1266 avvenne la caduta della fortezza di Safed per opera di un cavaliere traditore. Luigi IX promosse una seconda spedizione, indicata come ottava crociata. La spedizione partì da Aigues-Mortes nel luglio del 1270. Il re sbarcò a Tunisi assieme al fratello Carlo I d'Angiò, ma l'assedio si prolungò a lungo. La peste e la dissenteria decimarono l'esercito, uccidendo lo stesso re nell'agosto dello stesso anno. Nel 1291 cadde definitivamente San Giovanni d'Acri e con il massacro di almeno 60.000 cristiani che ne conseguì, i Templari decisero di evacuare Tortosa e Atlit. Nel 1302 la perdita di Roide e il massacro della guarnigione templare pose definitivamente fine alle crociate e all'avventura dei cristiani in Terra Santa. Con la perdita di San Giovanni d'Acri, i cristiani furono costretti a lasciare la Terra Santa. Nemmeno gli ordini religiosi poterono evitare tale esodo e i Templari scelsero di ripiegare verso Cipro, dove insediarono la loro sede centrale. Tuttavia, una volta che questi ebbero abbandonato la Terra Santa, con pochissime probabilità di poterla un giorno riconquistare, in Occidente sorse la questione dell'utilità dell'ordine del Tempio, il cui scopo originario per cui erano stati fondati, difendere i pellegrini diretti a Gerusalemme sulla tomba di Cristo, si era ormai reso irrealizzabile. Per diversi decenni il popolo aveva percepito i cavalieri anche come signori orgogliosi e avidi che conducevano una vita disordinata, tanto che dal 1274 al secondo concilio di Lione i più alti dignitari dell'ordine dovettero produrre un libro di memorie per giustificare la loro esistenza. Abitualmente si parlava dei Templari come di un covo di eretici e di viziosi, voci probabilmente alimentate dal fatto che molti peccatori erano in effetti approdati all'ordine per riceverne protezione a fronte di un non sempre sincero pentimento. Alcuni storici, inoltre, addebitano alcune responsabilità del discredito dell'ordine al gran maestro Jacques de Molay, eletto nel 1293 dopo la perdita di San Giovanni d'Acri, il quale aveva temporeggiato riguardo alla proposta fattagli da Papa Clemente V nel 1306 di fondere i Templari con l'ordine degli Ospitalieri, al fine di poter mettere in campo una nuova forza maggiormente organizzata per una nuova crociata
che avrebbe dovuto riconquistare la Terra Santa. Per questo il Gran Maestro venne tacciato di codardia, se non addirittura di connivenza con i musulmani, con cui aveva intrecciato alcuni rapporti. In ogni caso, già dalla metà del XIII secolo, l'ideale crociato era andato in crisi, tra continue richieste di denaro per finanziare imprese spesso fallimentari e crociate predicate più per motivi politici che per combattere gli infedeli, portando la popolazione a considerarle negativamente insieme agli ordini militari, la cui funzione appariva sempre più effimera. Dal canto loro i Templari, venuta sempre meno la loro funzione di guerrieri in Terra Santa, avevano oramai da tempo posto maggiore attenzione verso l'Europa, dove grazie a lasciti, donazioni e proventi da speculazioni avevano accumulato ingenti ricchezze a discapito del loro voto di povertà. Un ulteriore aspetto che li rendeva facile bersaglio delle critiche della popolazione, ma che li rendeva molto interessanti agli occhi del re di Francia, intenzionato ad appropriarsi dei loro ingenti beni per rimettere in sesto le casse del regno. Il primo a muovere delle accuse formali contro l'ordine fu il templare rinnegato Eschier de Floirand, che nel 1305 presentò le proprie tesi al re Giacomo II d'Aragona, il quale, tuttavia, non gli credette. Diversa sorte ebbe de Floirand quando si rivolse al re francese Filippo IV il Bello, che dette ordine ai suoi consiglieri Guglielmo di Nogaret e Guglielmo di Plaisance di aprire un'inchiesta formale. Lo stesso Guglielmo de Nogaret pagò successivamente Eschier de Floirand per diffondere tra la popolazione le accuse di negazione di Cristo e sputi sulla croce, rapporti carnali tra fratelli, baci osceni esercitati dai cavalieri del Tempio. Gli addebiti, mossi ai Templari, erano talmente infamanti che Papa Clemente V, da poco trasferitosi ad Avignone e quindi sottoposto a una sostanziale pressione da parte della Corona di Francia, decise di aprire un'inchiesta il 24 agosto 1307. Tuttavia, Filippo di Francia non era intenzionato a dare campo libero al Papa nel condurre le indagini e il 14 settembre inviò messaggi sigillati a tutti i balivi, siniscalchi e soldati del regno, ordinando l'arresto dei Templari e la confisca dei loro beni, in quella che alcuni storici hanno definito come la prima retata della storia. La mossa riuscì, in quanto fu astutamente avviata in contemporanea contro tutte le sedi templari di Francia. I cavalieri, convocati con la scusa di accertamenti fiscali, vennero tutti arrestati. Quella stessa mattina, Guillaume de Nogaret, accompagnato da alcuni uomini d'arme, entrò nelle mura della sede dei Templari di Parigi, dove risiedeva il maestro dell'ordine Jacques de Molay. Alla vista dell'ordinanza reale che giustificava gli arresti, i Templari si lasciarono portare via senza alcuna resistenza. A Parigi si contarono 138 prigionieri, oltre al maestro dell'ordine. Uno scenario identico si svolse contemporaneamente in tutta la Francia. La maggior parte dei Templari non offrirono alcuna resistenza. Alcuni riuscirono a scappare prima o durante gli arresti. I prigionieri furono rinchiusi per la maggior parte a Parigi, Caen, Rouen e al castello di Gisors. Tutti i loro beni furono inventariati e affidati alla cura del tesoro reale. L'azione di Filippo non trovò l'appoggio degli altri regnanti cristiani, che non vollero seguire il suo esempio. Edoardo II d'Inghilterra dichiarò di non credere alle accuse. Giacomo II d'Aragona arrivò a difendere l'ordine e il Papa criticò, ma sempre diplomaticamente, il modo con cui erano stati condotti gli arresti, perché a detta sua si trattava di una prevaricazione della sua autorità, in quanto i Templari erano soggetti alla sua giurisdizione. Tuttavia, i Templari arrestati iniziarono a confessare gli addebiti che gli erano stati mossi, talvolta a seguito di intimidazioni e torture, talvolta perché realmente colpevoli, non lasciando altre possibilità al Papa di ordinare anch'egli l'arresto di tutti gli appartenenti all'ordine e della messa in tutela ecclesiastica dei loro beni. Ordine che avvenne con la bolla pontificia Pastoralis Preeminentiae del 22 novembre 1307. Con questa, tutti i sovrani cristiani dovettero adeguarsi alla volontà papale, ma gli effetti furono ben diversi.
Ad esempio, in Spagna e Cipro, dove i Templari vantavano appoggi e una effettiva organizzazione, essi ripararono nelle proprie fortezze, riuscendo per lo più a salvare vita e beni. Agli arresti e alle confessioni seguì un processo. Alcuni storici notano riguardo alle confessioni come tutte riportino pressoché le stesse dichiarazioni: di aver rinnegato Cristo, di aver venerato idoli pagani e compiuto atti osceni. Un segno che fa pensare a un'orchestrazione da parte degli accusatori che vollero dare una giustificazione giuridica alla chiara volontà regia di arrivare alla condanna dell'ordine e alla espropriazione dei beni senza dargli possibilità di una vera difesa. Vennero biasimati anche per aver intrattenuto rapporti giudicati troppo amichevoli con i signori musulmani, arrivando con alcuni di loro, come Usaba ibn Munkid, a porgergli veri e propri favori, come quello di concedergli di pregare nella cupola della roccia, benché già trasformata in chiesa cristiana. Gli storici italiani, tuttavia, non escludono che alcuni templari fossero, almeno in parte, colpevoli di alcune delle accuse a loro mosse. Innanzitutto c'è da rimarcare il fatto che molti templari erano entrati nell'ordine per espiare precedenti peccati, come eresia e sodomia, e che una volta ammessi non fossero stati immuni dall'aver reiterato tali comportamenti. Inoltre è normale presupporre che all'interno di un gruppo così grande vi potessero essere alcuni soggetti che avevano compiuto magari solo in passato i peccati di cui erano accusati, ma è da escludere che questi fossero sistematicamente diffusi a tutto l'ordine come l'accusa voleva dimostrare. Per legittimare maggiormente il processo in corso contro i Templari e rafforzare la propria autorità a discapito di quello papale, Filippo IV convocò gli Stati Generali del 1308 a Tours, con cui si reiterò la condanna nei confronti dell'ordine. In risposta il Papa chiese di poter ascoltare i Templari a Poitiers, ma poiché la maggior parte dei dignitari erano imprigionati a Chinon, re Filippo ricorse al pretesto che essi erano troppo deboli per affrontare il viaggio, per negare al Papa tale possibilità. Quindi Clemente V delegò 2 cardinali perché si recassero a Chinon ad ascoltare i testimoni. Il manoscritto noto come Pergamena di Chinon, ritrovato nel 2001 nell'archivio segreto Vaticano, dimostrerebbe come in quell'occasione il Papa avesse concesso l'assoluzione agli alti dignitari dell'ordine dalle accuse formulategli dalla corona francese. Poiché l'ordine del Tempio si trovava sotto l'autorità papale e non sotto quella regia, furono le autorità ecclesiastiche a dover istruire il processo contro di loro. A seguito della bolla Facens Misericordiam, in cui furono definite le accuse portate contro il Tempio, il 12 novembre 1309 si tenne a Parigi la prima commissione pontificia che doveva giudicare l'ordine, non tanto come insieme di persone fisiche, ovvero gli appartenenti, ma come una personalità giuridica in sé. Nell'agosto successivo tutti i vescovati ricevettero l'ordine di far comparire davanti alla commissione tutti i templari arrestati. In questa occasione solo uno di essi confermò la confessione fatta precedentemente. Il 6 febbraio 1310, 15 templari su 16 proclamarono la loro innocenza, ben presto seguiti dalla maggior parte dei loro fratelli. Preoccupato di poter perdere la propria autorità sul processo in corso, Filippo IV fece nominare arcivescovo di Saint il fidato Philippe de Marigny, suo stretto collaboratore e consigliere. Così il processo prese una chiara direzione e andò a velocizzarsi, tanto che il 12 maggio 1310 vennero condannati a morte sul rogo 54 templari che avevano ritrattato le loro precedenti confessioni fatte 3 anni prima. Entro il 26 maggio dell'anno successivo vennero portati a termine tutti gli interrogatori. Nel generale clima di condanna ci fu l'eccezione rappresentata da Rinaldo da Concorezio, arcivescovo di Ravenna e responsabile del processo per l'Italia settentrionale. Egli assolse i cavalieri e condannò l'uso della tortura per estorcere confessioni. Il 22 dicembre 1313 venne nominata una commissione pontificia composta da 3 cardinali e da avvocati nominati dal re di Francia per decidere la sorte dei 4 più alti dignitari dell'ordine
che avevano precedentemente confessato. L'11 marzo del 1314 questi vennero portati nella piazza della cattedrale di Notre-Dame in modo che la sentenza potesse essergli letta. Fu allora che Jacques de Molay, maestro dell'Ordine del Tempio, Geoffroy de Charnay, precettore della Normandia, Hugues de Perrot e Geoffroy de Gonville vennero a sapere che erano stati condannati al carcere a vita. Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay allora proclamarono la loro innocenza, affermando di aver mentito ai giudici dell'Inquisizione e quindi vennero dichiarati relapsi e consegnati al braccio secolare, in questo caso alla giustizia reale. Il giorno successivo Filippo il Bello convocò il suo consiglio e, ignorando i cardinali, condannò al rogo i 2 templari. La sentenza venne immediatamente eseguita nei pressi di dove oggi sorge il Pont Neuf, sull'isola della Senna, detta dei Giudei. Filippo il Bello distrusse il sistema bancario dei Templari e, benché una bolla papale avesse trasferito tutti gli averi dei Templari agli ospitalieri, riuscì ad addurre a sé parte del tesoro. Questi eventi e le originali operazioni bancarie dei Templari sui beni depositati, che furono improvvisamente mobilitati, costituirono 2 dei molti passaggi verso un sistema di stampo militare per riprendere il controllo delle finanze europee, rimuovendo questo potere dalle mani della Chiesa. Visto il destino dei Templari, gli ospitalieri di San Giovanni furono ugualmente convinti a cessare le proprie operazioni bancarie. Molti sovrani e nobili inizialmente sostennero i cavalieri e dissolsero l'ordine nei loro reami solo quando fu loro comandato da Papa Clemente V. Roberto I, re degli Scoti, era già stato scomunicato per altri motivi e quindi non era disposto a prestare attenzione ai comandi papali. Di conseguenza, molti membri dell'ordine fuggirono in Scozia. In Portogallo i cavalieri e il patrimonio del loro ordine confluirono in un nuovo ordine, fondato col permesso del Papa per combattere contro i Mori nell'Algarve, l'Ordine del Cristo. Il principe Enrico il Navigatore guidò per 20 anni, fino alla propria morte, tale ordine, utilizzandone il denaro per organizzare la prima scuola per navigatori, preparando la via alla supremazia marittima portoghese che porterà alle grandi esplorazioni cinquecentesche. L'alone di segretezza che circondava il potente ordine medievale dei Cavalieri Templari e la rapidità con cui tale ordine scomparve nel giro di pochi anni hanno prodotto numerose leggende sui Templari. Queste sono di molti tipi, dalle connessioni dell'ordine con il Santo Graal alle presunte associazioni con la massoneria. Le speculazioni sul conto dei Templari hanno di recente subito un grande incremento di popolarità, dovuto in parte al successo di libri che mescolano dati storici con interpretazioni di fantasia, come il romanzo bestseller Il Codice da Vinci. In realtà i Cavalieri Templari, in seguito alla loro drammatica scomparsa, cessarono presto di fare notizia. Già alla fine del XIV secolo ci si era dimenticati di loro e della loro triste fine. Solo molti secoli dopo, durante l'Illuminismo, il tema dei Templari tornò in auge e la fama degli antichi cavalieri fu sommersa da leggende riguardanti segreti e misteri che si vogliono tramandati da prescelti fin dai tempi antichi. Sono molte le leggende che circondano la localizzazione della prima sede dei Templari sul Monte del Tempio, che era stato loro assegnato dal re Baldovino II di Gerusalemme. I Templari vi operarono per circa 75 anni. Il Monte del Tempio è sacro ad ebrei, cristiani e musulmani e si crede si tratti del posto dove giacevano le rovine del Tempio di Salomone, oltre ad essere l'antico luogo di custodia dell'Arca dell'Alleanza. Libri pseudostorici, come il Santo Graal, sostengono che i Templari avessero scoperto dei documenti nascosti tra le rovine del Tempio, i quali proverebbero che Gesù fosse sopravvissuto alla crocifissione o che si fosse sposato con Maria Maddalena e ne avesse avuto dei figli. La supposizione che i Templari avessero trovato qualcosa sotto il Monte del Tempio costituisce la base per molte delle speculazioni nate in seguito alla dissoluzione dell'ordine. Non esiste comunque alcuna prova concreta a supporto di questa teoria.
È comunque ben documentato che i Templari avessero portato un frammento della vera croce in alcune battaglie. Ma con ogni probabilità si trattava di un pezzo di legno la cui scoperta nel IV secolo è attribuita dalla tradizione a Elena, madre dell'imperatore Costantino. La rapida successione sul trono di Francia tra il 1314 e il 1328 degli ultimi 4 sovrani della dinastia dei Capetingi ha portato molti a credere che la dinastia fosse maledetta, da cui il nome di Re Maledetti. Al trono di Francia infatti si susseguirono rapidamente i figli di Filippo IV. Il regno di Luigi X durò solamente 2 anni, poiché morì ancora molto giovane, lasciando la moglie incinta di colui che sarebbe diventato il re successivo, Giovanni I. Ma il bambino visse solamente 5 giorni prima di morire, probabilmente avvelenato. Il trono passò allora ad un altro dei figli di Filippo IV, Filippo V, che fu incoronato all'età di 23 anni, ma morì solamente 6 anni dopo. Dato che non aveva figli, il trono passò al fratello, Carlo IV, ma morì anche lui dopo 6 anni senza alcun erede maschio, estinguendo così la dinastia capetingia in linea diretta, a cui perciò successe il ramo cadetto in linea maschile dei Valois, escludendo dalla successione i rami originati dalla linea femminile, quali quelli dei sovrani di Navarra e quelli d'Inghilterra. La leggenda vuole che Jacques de Molay, ultimo gran maestro dell'ordine, poco prima di essere arso vivo, avesse maledetto il re Filippo e il papa Clemente V, affermando che presto sarebbero comparsi davanti al giudizio di Dio. Papa Clemente, in effetti, morì un mese dopo di dissenteria e Filippo il Bello fu stroncato nel dicembre successivo dalle conseguenze di una caduta da cavallo in un incidente di caccia. I commentatori dell'epoca, compiaciuti da un simile sviluppo della vicenda, riportavano spesso questa storia nelle loro cronache, poiché, inoltre, sempre al momento della morte sul rogo, Jacques de Molay avrebbe dannato la casa di Francia fino alla 13ª generazione. In tempi più recenti si è diffusa la leggenda secondo cui l'esecuzione di Luigi XVI durante la Rivoluzione francese, che pose fine in qualche modo alla monarchia assoluta in Francia, sarebbe stata il coronamento della vendetta dei Templari. Alcuni storici sensazionalisti dell'epoca riportarono la notizia che il boia Charles Henry Sanson, prima di calare la ghigliottina sulla testa del sovrano, gli avrebbe mormorato: «Io sono un templare e sono qui per portare a compimento la vendetta di Jacques de Molay». Durante il periodo che va dal XIII al XIV secolo, l'Inghilterra sotto il regno di Edoardo I fu in guerra con la Scozia. Nel 1314 suo figlio Edoardo II affrontò gli scozzesi nella battaglia di Bannockburn. Secondo la leggenda, gli scozzesi vinsero grazie all'intervento dei Cavalieri Templari a fianco del loro re Robert Bruce. Sebbene i resoconti dell'epoca facciano menzione di un esercito sconosciuto giunto in soccorso del re scozzese, non è da escludere che si trattasse effettivamente dei Templari, muniti delle loro insegne e vessilli di guerra. Lo stesso re di Scozia, essendo stato scomunicato dal Papa, potrebbe aver trovato nei Templari degli alleati, poiché anch'essi erano divenuti avversari del Papa e del re d'Inghilterra, dopo che quest'ultimo aveva iniziato a perseguitarli. Sebbene l'ordine templare fosse stato sciolto nei primi anni del XIV secolo, alcuni credono che i Templari, che erano in possesso di una flotta consistente, possono aver attraversato l'oceano per raggiungere il Nuovo Mondo, seguendo vecchie rotte vichinghe. In Portogallo i Templari non furono sciolti, ma cambiarono il loro nome in Cavalieri di Cristo. Nel 1492 questo gruppo avrebbe fornito uomini per la spedizione di Cristoforo Colombo e la croce dell'ordine sarebbe comparsa sulle vele delle sue navi. Ulteriori speculazioni riguardano i presunti legami dei Templari con altri ordini e organizzazioni reali, o in alcuni casi leggendarie. Quest'ambito è particolarmente controverso, poiché alcune fratellanze segrete, come la massoneria, cominciarono ad adottare simboli derivati dalle usanze e tradizioni templari a partire dal XVIII secolo. Un altro ordine moderno che rivendica discendenze dall'ordine templare è il Sovrano Ordine Militare del Tempio di Gerusalemme.
Gli storici revisionisti e i sostenitori delle teorie del complotto sostengono che i Templari fossero in possesso di conoscenze segrete, collegandoli così ad una miriade di altri soggetti. I Rosacroce, i Catari, Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, gli Ermetici, gli Ebioniti, Re Salomone, Mosè e infine Hiram Abif, e le religioni misteriche dell'antico Egitto. Una leggenda massonica narra di 3 cavalieri templari partiti alla ricerca del luogo dell'esecuzione di Jacques de Molay. Una volta trovato il luogo esatto, rinvennero solamente il teschio ed i femori. Si dice che queste ossa fornirono ispirazione per la creazione del primo Jolly Roger, così che non si perdesse memoria dell'avvenimento. Il Jolly Roger è la bandiera tradizionale dei pirati europei ed americani, raffigurata oggigiorno come 2 tibie incrociate sovrastate da un cranio bianco su sfondo nero. Il simbolo del teschio con le ossa incrociate è un simbolo diffuso e utilizzato in molti contesti, spesso in collegamento con il concetto di morte. Alla tradizione dei Cavalieri Templari si rifanno numerosi e variegati gruppi e associazioni, talora rivendicando una qualche forma di derivazione diretta dall'ordine. Si tratta di un fenomeno moderno che va sotto il nome di templarismo o neotemplarismo, sorto a partire dal XVIII secolo in Francia, in coincidenza con la diffusione dell'illuminismo. Non esiste tuttavia alcuna prova storicamente accertata della sopravvivenza dell'ordine templare dopo il 1314, né del resto appare possibile tracciare, dopo quasi 7 secoli dall'abolizione di tale ordine religioso da parte del Papa, una qualche forma di discendenza storicamente valida. L'idea di una nascosta continuazione dell'ordine dei Templari si è diffusa nella massoneria, in particolare in Francia e in Germania, e in alcuni casi riti massonici come il rito scozzese antico ed accettato, il rito di York e il rito scozzese rettificato adottano riferimenti templari. Alcuni ritengono che i Templari siano all'origine sia dei riti sia di vari rami cavallereschi della massoneria, ma malgrado alcuni storici abbiano tentato di disegnare una successione tra i 2 fenomeni storici, un collegamento di questo tipo non è mai stato provato. Le moderne associazioni neotemplari sono laiche e sebbene si rifacciano ai valori religiosi cristiani e caritativi, non hanno alcun tipo di riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa cattolica e quindi non sono in alcun modo assimilabili ai Templari, che erano un ordine monastico cavalleresco sciolto dall'unica autorità che poteva e può legittimarli, il Papa.